No, oggi non parleremo delle patatine al formaggio e nemmeno del mobile. Parliamo della tipologia di sigarette elettroniche più gettonate degli ultimi tempi. Comode, economiche e colorate. Sono una forte tentazione. Ma cosa nascondono veramente le puff e perché dovresti stare alla larga da questi dispositivi? Ciao, benvenuto su Xere. Ogni settimana trattiamo argomenti diversi riguardanti il benessere personale, focalizzandoci sulla ricerca di informazioni veritiere e su un'attenta elaborazione dei contenuti. Il nome più diffuso per racchiudere questa categoria di sigarette usa e getta è puff, che deriva dall'onomatopea del suono che si fa mentre si fuma. Il termine puff viene utilizzato anche come unità di misura per determinare il livello di autonomia di queste sigarette. Molti specialisti sono preoccupati per i più giovani, che ne giustificano l'uso assumendo erroneamente che, non essendo sigarette normali, non comportano conseguenze negative. Esistono diverse varianti in base ai gusti e ai livelli di nicotina presenti, dallo 0,5 al 5%, percentuali molto alte perché si riferiscono al millilitro. E oltre a questo, la nicotina presente sotto forma di sali, i quali fanno entrare in circolo più velocemente la nicotina e rendono il sapore del fumo più piacevole, non danno il classico fastidio alla gola. Ed è proprio il sapore dolce e fruttato che è causa dei maggiori problemi, poiché invoglia il consumo facendo poi sorgere improvvisi mal di testa o attacchi di nausea e tachicardia. Questo perché i sali, appunto, entrano in circolo più velocemente. Il fatto che non veniamo esposti al fumo tossico della combustione delle sostanze nocive non ne giustifica l'utilizzo. Qual è un altro dei motivi per il quale fanno tanto scalpore? Eliminano tutte le solite perdite di tempo alle quali bisogna stare dietro se si fumano altri tipi di sigarette elettroniche, come le svapo. Non ci sono liquidi da sostituire, non sono da mettere in carica, non bisogna pulirle o smontarle, insomma, sono pronte all'uso. Il numero di tiri varia da 300 a 800, che corrisponde rispettivamente a 20 e 40 sigarette circa. Quindi non bisogna prendere sotto gamba il problema, le puff non sono fatte per essere utilizzate con la stessa frequenza delle sigarette normali. Per disincentivare l'uso del fumo e coprire i costi che la sanità deve sostenere per curare i danni causati da quest'ultimo, periodicamente i prezzi delle sigarette aumentano. Nonostante ciò, secondo le ricerche, il numero di fumatori non diminuisce, anzi aumenta, e l'età media continua ad abbassarsi. Ora, metti da parte il pensiero di fumare e vai a mettere, invece, un bel like al video. Con la scusa di aiutare a smettere di fumare, le puff in generale e le sigarette elettroniche riscuotono molto successo. Secondo uno studio però, le sigarette elettroniche portano i non fumatori, soprattutto i più giovani, ad iniziare a fumare sigarette tradizionali e gli ex fumatori a ricadere nella dipendenza da tabacco, delusi dagli effetti di quelle elettroniche. Non parliamo poi dei gusti, oltre a renderle più piacevoli, invogliano a provarle tutte, un po' come fossero delle caramelle. Ogni scatola ha dei colori sgargianti ed esistono più di 20 aromi, alcuni anche in edizione limitata, e i fumatori diventano così delle cavie di un'ottima strategia di marketing. Un aspetto da valutare inoltre è il loro impatto ambientale. Prima c'erano solo i mozziconi di sigaretta ovunque e la loro degradazione a lungo termine era già stata sempre preoccupante. Ma ora alle sigarette tradizionali si sono aggiunte quelle elettroniche, dunque il problema non ha fatto altro che crescere. Lo smaltimento disattento e non curante delle puff, essendo usa e getta, provoca un grave inquinamento. Non vanno infatti buttate nell'indifferenziata, né ovviamente abbandonate nell'ambiente. Si tratta di un rifiuto speciale, più nello specifico un'apparecchiatura elettronica, e va trattato come tale. Per alcune marche il rivenditore chiede la riconsegna, altrimenti basta andare agli appositi centri di raccolta. Salvaguardare il pianeta attraverso semplici azioni e oltrepassando le proprie pigrizie è fondamentale. Ultima cosa da citare è che ognuno di noi deve ricordarsi di portare rispetto. Negli ambienti chiusi le sigarette che contengono tabacco e che prevedono la combustione di tabacco sono vietate. In certi ambienti le puff non sono esplicitamente vietate, ma si tratta di buon senso capire quando si possono usare. Il danno del fumo passivo non è dato dalla nicotina, ma da altre sostanze nocive all'interno di queste sigarette. Dunque è una questione di rispetto, uscire dai luoghi chiusi o assicurarsi di non dare fastidio mentre si fuma. La buona educazione non è mai scontata, soprattutto se si parla di un tuo vizio. A questo punto guarda anche questo video dove parliamo della distinzione che c'è tra sigarette normali e sigarette elettroniche, usa e getta e rimedi al vizio del fumo. Ti aspettiamo nella nostra community, amplia la tua conoscenza con Xere.